Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Dovevamo vederci dopo una settimana, dovevamo parlare di Leonardo e della fisionomica moderna e invece è passato un mese e o faccio questo video oggi o non ha più senso che lo faccio. Perché? Questo è un video consigli per i regali di Natale a tema artistico. Quindi bando alle ciance e iniziamo subito. Premessa necessaria. Ho qualche sponsorizzazione in questo video? Assolutamente no. Sono pagata in qualche modo in pubblicità per nominare queste cose che vi nominerò? Assolutamente no. Ho qualche tipo di introito da quello che vi sto mostrando? Assolutamente no. Ho diviso un po' per categorie con il mio serissimo planner i vari regali di Natale a seconda dell'interesse di ognuno di noi. Ovviamente questi regali vanno bene sia per appassionati d'arte che conosciamo, ma anche per noi stessi, anche per consigliare ad altri accidentalmente di regalarci qualcosa del genere. La prima categoria da cui partirei è quella dei disegnatori, e con disegnatori non intendo soltanto matite, anzi, spesso se si pensa a un regalo da fare a un disegnatore si pensa subito ai set di matite, ma non di solo matite vivrà l'uomo. Infatti voglio proporvi un regalo diverso, che secondo me sarà super apprezzato, che riguarda invece gli inchiostri. Non soltanto, l'inchiostro di per sé, ma soprattutto gli strumenti con cui utilizzarlo. In particolare vi suggerisco di dare un'occhiata ai set per l'inchiostro della calligrafica. Vi lascio qualche esempio qui, perché sono veramente belli. E non solo sono veramente belli, sia come manico che come pennino, la calligrafica è imbattibile per me. Ovviamente questo è il mio parere. Se volete abbinare invece un inchiostro veramente valido, che possa essere usato sia con appunto il pennino che con il pennello, sapete quanto io ami l'inchiostro della Sennelier, ma stavolta non vi consiglio questo, vi consiglio piuttosto questo qui Ami, che è un inchiostro cinese. Vi lascerò comunque la scheda ed è un inchiostro stratificabile, cioè potete variare nelle gradazioni di grigio, avendo sempre un colore pieno, fino ad arrivare al nero per stratificazione. È un bellissimo inchiostro anche da acquarellare. Se cercate nel mio feed sicuramente c'è una dimostrazione di quell'inchiostro a pennello. Seconda categoria, appassionati di storia dell'arte. E per gli appassionati di storia dell'arte io vi consiglio di puntare sulle monografie, tipo questa qui. Questa è una monografia a caso di Monet, questo è Mondadori, ma ce ne sono 1 miliardo di altre case che fanno le monografie. Queste qui piccoline e compatte che hanno un certo spessore, le fanno diverse case editrici, sì. Hanno prezzi veramente accessibili per un regalo di Natale, 7,90 € per esempio questa qui. Ovviamente questa è su Monet, ma ce n'è su tutti gli artisti e non c'è modo, non c'è strumento migliore di una monografia per studiare un artista. Dimenticatevi i manuali, non reggono minimamente il confronto, ogni artista una monografia e vedrete la storia dell'arte proprio sotto un altro punto di vista. In abbinamento o eventualmente in sostituzione vi consiglio di dare un'occhiata alla casa editrice Abscondita e tutte i suoi libri. Questi sono scritti di Monet, ad esempio, quindi lo potete abbinare, giusto perché Monet l'abbiamo trattato già insieme, ma ovviamente ci sono per tutti gli autori ed è molto bello avere la possibilità, laddove abbiamo appunto del materiale, leggere le parole dell'artista in particolare, quindi direttamente dalla sua penna. E appunto questi sono regali bellissimi da fare a un appassionato di storia dell'arte. Questi hanno prezzi un pochettino più alti, in realtà 14 €, sempre un prezzo accessibile, ma spesso si trovano in sconto, tipo dal libraccio. E abbinati insieme, per esempio di uno stesso autore, potrebbe essere un'idea regalo molto carina e molto gradita. Altra idea regalo invece è: se siete appassionati d'arte, se vi piace dipingere, se credete nell'arte, allora investite sugli artisti. Vorrei veramente spingervi a guardarvi un po' intorno quest'anno. Ci sono tanti mercatini di Natale in tutte le città e spesso
c'è il classico artista locale che vende le sue opere. Magari quest'anno diamo un'occhiata su quella bancarella, anche se mi rendo conto che è più facile supportare un artista lontanissimo, sconosciuto, con cui non avremo sicuramente mai a che fare, piuttosto che il ragazzetto, il vicino di casa, che vediamo sempre, e che non so per quale dannato motivo non abbiamo mai l'idea di condividere le sue opere sui nostri social, magari di artisti sconosciuti e lontanissimi lo facciamo. Iniziamo un attimino anche a ragionare su questo. A proposito di regali speciali, una cosa di cui ci tengo veramente a parlarvi è l'iniziativa Donarti. Premesso, non sono in nessun modo collegata a Donarti, non mi daranno percentuali di nessun tipo, non ricevo soldi per la pubblicità, semplicemente ve ne sto parlando perché conosco una delle organizzatrici, so quanto seria sia, ho visto gli altri, so quanti seri siano e soprattutto penso che abbiano avuto un'idea meravigliosa. Cos'è Donarti? Donarti è un'associazione messa in piedi da giovanissime illustratrici come potrei essere io, come potreste essere voi, quindi persone normalissime che quando è scoppiata la guerra russa e ucraina si sono chieste cosa potevano fare di concreto per aiutare le popolazioni in questi casi di emergenza. Quindi hanno creato una rete che mettesse in contatto le donazioni con delle ONG famosissime che si occupano appunto di portare medicine, kit di emergenza, proprio supporto fisico nelle situazioni appunto di guerra e di emergenza di vario tipo. Come funziona l'iniziativa Donarti e in che modo è collegato a queste illustratrici? Queste illustratrici e qualunque illustratore si sia proposto come partner, quindi se siete illustratori accendete le antennine, questi illustratori hanno messo a disposizione delle loro opere, quindi le hanno proprio donate, non percepiscono un centesimo, ok, dalla vendita di queste opere, loro le hanno messe a disposizione in modo che venisse incentivata la donazione a queste ONG per aiutare i bisognosi. In quel caso era appunto Russia e Ucraina. Oggi in particolare c'è la possibilità di donare per Gaza, io ve lo dico, e qual è la differenza tra una donazione semplice e una donazione tramite Donarti? Che quando tu vai a fare la tua donazione puoi scegliere tramite la loro pagina Instagram una delle illustrazioni messe a disposizione donata da uno degli illustratori partner, ma parliamo anche di grandi nomi dell'illustrazione, non vi aspettate disegni da 2 soldi, sono bellissime illustrazioni, sia stampe sia originali, che l'illustratore, una volta che voi dimostrate appunto di aver donato, si occuperà personalmente di spedirvi, si prenderà a carico addirittura delle spese di spedizione per farveli arrivare a casa, proprio al fine di incentivare l'aiuto umanitario. È secondo me una idea bellissima e spero che lo prendete in considerazione per le vostre idee di Natale. Un'altra idea di Natale, che stavolta invece mi riguarda più da vicino perché ho collaborato con questo brand, è comprare una cassettina da Tynal Song o This Is Not a Love Song, che è un brand indipendente che crea delle cose molto particolari. A proposito di illustratori, loro vendono queste cassette, ad esempio. Questa è la 247 che ho disegnato io, ve l'ho fatta vedere tempo fa, ma la prendo soltanto come modello, ovviamente se volete comprare questa io sono contenta, ma veramente ci sono per tantissime canzoni. La mia è In The End, è fatta come le vecchie audiocassette, ma è tutta in cartone, proprio con la targhetta esattamente, non so se vi ricordate le audiocassette se siete vecchi come me. E all'interno c'è questa cassetta di cartone che in realtà è da una parte proprio con tutte le scritte del caso, come una vera audiocassetta, e dall'altra parte è un poster con un'illustrazione, sono anche abbastanza grandi, poi vi scrivo le misure precise, e li fanno sia le audiocassette che le VHS, fatte in questo modo sempre
molto carine, le VHS credo siano cartoline staccate, ma io vi consiglio di andare a guardare il sito perché sono molto interessanti e soprattutto è un sito che fondamentalmente investe sia su artisti sconosciuti completamente che su artisti famosi, cioè comunque conosciuti, che realizzano per loro queste cassettine. Ed è molto bello e anche particolare se volete un pack particolare e comunque finanziare giovani illustratori. Questa è un'idea carina. Anche le cassette, e quest'anno ho visto che hanno fatto anche una sciarpa di CCCP, qualora vi dovesse interessare, comunque guardate il sito, che non è per niente male. Passiamo adesso ai consigli per gli acquisti per i pittori. Sia che voi siate pittori, sia che voi vogliate fare un regalo a dei pittori, quello che vi consiglio è di investire in qualcosa di più particolare, quelle cose che magari solitamente non comprate. Ma siccome personalmente penso che se il regalo per qualcun altro, potreste toppare a scegliere ad esempio i pennelli, perché ognuno ha il suo pennello preferito e a meno che voi non sappiate che pennello gli piace, evitate di comprare pennelli perché non potete neanche immaginare le dimensioni, cioè il pennello è un mondo un po' a parte, un po' a sé, però qualora vi interessasse una marca buona che vi consiglio di pennelli, per me i Tintoretto restano imbattuti. Mentre io vi consiglio di puntare a un buon olio. Per una questione di praticità è molto diffuso, anche perché è quello diciamo più conveniente da un punto di vista economico, l'olio di lino, ma per uno splendido regalo di Natale prendete in considerazione di regalare un olio di papavero, che è il non plus ultra degli oli per me. Ovviamente sono opinioni personali riguardo la pittura, potete prenderle, buttarle nella pattumiera, oppure prenderle in considerazione per vostri acquisti o acquisti appunto come regalo di Natale. Oppure, se volete regalare dei colori, ad esempio, tra le marche migliori in assoluto, con un prezzo magari un po' più alto rispetto ai colori per studenti, ma comunque accessibile, ci sono i colori della Mussini Schminke. Allora, sono paritari a mio parere, per esempio, agli Old Holland. Comunque stiamo parlando di signori colori con la Mussini e il prezzo standard dei tubetti parte, se non sbaglio, dagli 11,90 € più o meno. Ma non vi dico di andare a comprare, per esempio, i colori primari per quanto riguarda i mussini, perché comunque in generale per la pittura a olio sì, le mescolanze sono facili da fare, tutto quello che vogliamo, però credo che i colori, ognuno di noi ha una sua tavolozza, a meno che non stiate parlando di voi, ma a quel punto sapete esattamente che colori vi piacciono. Però dei colori che vanno bene per tutti e che servono sicuramente nella tavolozza di un pittore e che vi consiglio di acquistare sono il bianco di titanio della Schmincke Mussini e il Bruno Van Dyck, sempre la stessa casa. Questi due colori, essendo uno scurissimo e un bianco, sono perfetti per chiunque e sicuramente daranno quel tocco finale sia nei punti luce che nei punti d'ombra per qualunque dipinto, perché considerate che il Bruno Van Dyck è quasi un nero ma non è un nero, è tipo un terra di Kassel, solo che il terra di Kassel la Mussini non lo fa se non erro. Ma se invece volete regalare un colore particolare, vi consiglio sempre della Mussini un colore che veramente quando lo mettete sulla tavolozza o lo posizionate sulla tela rimarreste a guardarlo, cioè all'infinito, che è il rosso vermiglione. Vi lascio la scheda qui, costa un pochino, costa intorno ai 25 € per 30 ml. Ovviamente stiamo parlando di un regalo di Natale per una persona che sa che cosa gli state andando a regalare, perché magari molti pensano, ah ma che figura ci faccio, mi presento con un unico colore. Se vi fate questo genere di pensieri del tipo, ah ma che figura posso fare, perché c'è un po' questa cosa, se regalo una cosa piccola sembra che io spenda poco, e se spendo poco allora non va bene. Se una persona del mestiere sa quanto costano quei colori, quindi non pensiate di deludere nessuno. Altrimenti un colore su tutti che vi consiglio di regalare è il King Blue della Williamsburg, che costa i suoi 18 € più o meno. Un azzurro di un bello
ma di un bello raro, cioè proprio un punto di azzurro cielo fantastico. Oppure, se proprio volete dissanguare, io vi consiglio di puntare alla Michael Harding. Non me ne voglia nessuno, ma Michael Harding è, boh, verso l'infinito e oltre a livello di qualità, e in particolare se volete fare proprio un regalone, dove con regalone io vi dico 42 euro più o meno a tubetto, il Cobalt Violet Light o il Cobalt Violet Dark della Michael Harding, ma in generale qualunque colore voi scegliate della Michael Harding, avete vinto su tutto. Se invece la persona a cui volete fare un regalo predilige le tecniche d'acqua, ovviamente vi consiglio gli acquerelli classici della Winsor & Newton come, diciamo, regalo prezzo ragionevole. Se invece volete un po' strafare, vi consiglio gli acquerelli della Schmincke. Quelli ovviamente sono un altro livello, ma quelli della Winsor & Newton non hanno niente da invidiare, nel senso sono degli ottimi acquerelli anche quelli. Ovviamente stiamo parlando di due situazioni diverse, due case editrici. Scusate, sto sclerando, si vede? Due case di produzione diversa. Per quanto riguarda le tempere, ragazzi, quando leggete gouache sono tempere, semplicemente sono un po' più coprenti, ma sono sempre tempere, colori a tempera. Potete scegliere le Winsor & Newton, che sono ottime, potete scegliere le Schmincke, che sono ottime, e potete scegliere delle Franck Bourgeois nella linea Linel, che sono favolose. Ovviamente i prodotti della Winsor & Newton hanno un prezzo più contenuto, mentre quelli della Schmincke e della Franck Bourgeois sono un po' più costose, però ovviamente sono tutte e tre alternative valide per uno stesso prodotto con magari aspettative diverse, anche da un punto di vista ovviamente della resa. Se qualcosa costa di più, un motivo tendenzialmente c'è, specialmente se parliamo di case di produzione molto seria. Ma se invece volete fare un regalo a un bambino, mi raccomando, scegliete un bel albo illustrato, che non sia necessariamente a tema Natale, perché comunque lasciano il tempo che trovano, ma allora, se mi seguite su Instagram da anni, sapete che io solitamente a Natale faccio le recensioni di Natale e solitamente facevo le recensioni di albi illustrati in generale. Probabilmente anche quest'anno farò le recensioni di Natale, o prima o dopo Natale, vediamo ragazzi. Però io vedo sempre in libreria puntare a il prodotto che si vende facilmente, che si vende tanto. Spesso il prodotto che si vende tanto in questo campo non è il prodotto migliore. Spesso il prodotto migliore costa anche meno del prodotto super pubblicizzato, perché magari è una grande casa editrice, ma poi la qualità dell'albo che è andata a regalare al bambino è veramente scarsa. Quindi vi consiglio delle case editrici di cui potete comprare qualsiasi cosa con totale serenità. Ovviamente ve le dico senza alcun ordine, ok? Ve le dico così, non in ordine di importanza, ma in ordine di come mi viene. Per esempio vi dico Orecchio Cerbo, per esempio vi dico Zoolibri, per esempio vi dico Camelo Zampa, per esempio vi dico anche Rizzoli. In realtà Rizzoli fa degli albi illustrati bellissimi perché punta su grandi illustratori storicizzati, ma per esempio potete provare Topi Pittori, potete provare la Margherita, potete provare Fata Track, potete provare M Edizioni, potete provare Einaudi Ragazzi, potete provare potete davvero provare tantissime case editrici diverse. Fateci caso, perché se li prendete in mano i libri, se iniziate a sfogliarli, vi rendete conto che ci sono degli albi che sono palesemente realizzati a mano dagli illustratori con cura. Ci sono delle tavole bellissime che arricchirebbero veramente i ragazzini. Questi sono soltanto dei nomi che posso farvi, ma ve ne potrei fare un milione.
Se andate sul mio profilo Instagram e cercate nelle storie in evidenza libri, cioè tipo libri e poi ci sono i vari anni, ne troverete a bizzeffe, case editrici, libri, albi illustrati che vi consiglio da anni. Ma veramente, se regalate un libro a un bambino, fateci caso a cosa gli state regalando. Perché se iniziate a sfogliarli questi libri per bambini, quando un libro è di qualità, se per esempio prendete un qualunque libro di una delle case editrici che vi ho nominato e lo sfogliate, vi rendete conto della differenza che c'è tra quel tipo di illustrazione e il classico libro dozzinale che viene venduto dalle grandi case editrici. Fateci caso perché è quella l'editoria che dovremmo veramente finanziare. Detto questo, ragazzi, io ho finito e credo di aver finito anche la voce, perché comunque che mese questo mese. Spero di rivedervi sul canale prima di Natale, spero di riuscire a... Oggi che giorno è? Oggi è il 17. Vediamo se riesco a farvi uscire il video domani, se lo monto stasera. E poi vediamo se riesco a registrare finalmente questo video su Leonardo, sperando che nel frattempo questo video natalizio spinga un attimino il canale, lo risvegli dopo questo mese di torpore. E ragazzi, nulla, io ancora stile Grinch, ma che vi posso dire, ho questo maglione fantastico che posso mettere soltanto nel periodo natalizio. Guardate! Niente, tra un po' mi spoglio in video. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio, spero che siate benissimo, spero che questo video vi possa tornare utile perché comunque siamo lì con Natale. Se siete appena arrivati sul canale vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi le prossime uscite, anche perché con me la vita è imprevedibile, anche il canale. E niente, noi ci vediamo presto, nel prossimo video vi mando un grandissimo bacio. Ciao!